che nonostante le tante nuove uscite, a volte è difficile trovare regolamenti moderni che abbiano ancora quel sapore un po' di vecchia scuola. Sembra che il trend dominante per molte case editrici sia diventato less is better, regole ridotte all'osso e una forte enfasi sulle combo e le sinergie tra i modelli. Questo approccio, se da un lato velocizza il gioco, dall'altro rende più difficile trovare nuovi regolamenti che mantengano un taglio old school. Parlo di giochi con regole più approfondite, maggiore interazione con il terreno, dove le scelte tattiche contino di più delle semplici combo di fazioni. Da una parte abbiamo sistemi moderni come Marvel Crisis Protocol, Star Wars Legion, Age of Sigmar, Warcraft, Kill Team. Giochi dove spesso la simulazione dettagliata lascia il passo a maggiore immediatezza e giocabilità. Dall'altra ci sono i regolamenti old school come Mordheim, il vecchio Warhammer Fantasy, ora chiamato Old World, Confrontation e tanti altri. Il problema? Per quanto affascinanti per noi veterani, spesso faticano ad attirare nuovi giocatori. I regolamenti possono sembrare complessi, a volte un po' macchinosi, con tante regole specifiche, bonus e malus da tenere a mente. Inoltre, diciamolo, a volte anche l'estetica e lo stile grafico, vecchia scuola, sono magari percepiti come troppo seriosi. Possono non fare breccia su chi cerca qualcosa di visivamente più fresco o semplicemente diverso. È difficile provare un gioco, ovviamente, se ha già l'aspetto che non ci ispira. A volte arriva qualcosa che prova a unire i due mondi. Ed è qui che entra in scena il gioco Punk Apocalyptic, edito in Italia da VA Editori. Punk Apocalyptic è un wargame skirmish post-apocalittico. Si gioca con una manciata di miniature per parte, selezionate tra alcune delle fazioni più fuori di testa che possiate trovare. Lo dico subito, a differenza di altri giochi distribuiti da VA Editori, Punk Apocalyptic non è un gioco agnostico, nel senso che ha una sua linea di miniature dedicata, molto belle tra l'altro. Potete acquistarle direttamente nel sito di VA che trovate linkato in descrizione. Ma ovviamente, come piacciono a molti di noi, potete tranquillamente usare qualsiasi modello adatto alla vostra collezione. Ad esempio, io per creare alcune delle mie miniature per Punk Apocalyptic userò i modelli creati con Eldritch Foundry. Se volete creare anche voi i vostri modelli personalizzati, cliccate sul link per sapere appunto di cosa si tratta. Ma torniamo a noi. La cosa interessante è che Punk Apocalyptic riesce a mantenere un feeling decisamente old school. Parliamo di schermaglie tese con piccole bande composte da modelli che si muovono e agiscono singolarmente. Ci si scontra su cambi di battaglia classici da 90 a 120 cm per lato. L'ambientazione è quella post-apocalittica di base, che abbiamo visto tante volte, ma con un suo carattere. La terra è andata in rovina, le risorse scarseggiano, solo i più ricchi si sono isolati nei loro privilegi. Il resto della popolazione mondiale vive di stenti, con proiettili e benzina come monete di scambio principale. Il pianeta si è inaridito, bande di predoni razziano ovunque e la gente si è riunita in piccole comunità per sopravvivere. Ovviamente, se volete saperne in più sulla lore, c'è una serie di fumetti dedicata, oltre che al capitolo finale nel manuale che ne parla nel dettaglio. Si usano dadi da 10 facce, i comuni di 10. I turni vedono un'attivazione alternata tra le miniature delle varie bande, un modello a testa. Ogni modello è definito principalmente da 7 statistiche che rappresentano le sue capacità di interagire con l'ambiente, gli alleati e i nemici. Importantissima in realtà è la statistica di agilità, perché determina l'ordine in gioco. Prima girano alternandosi i modelli con agilità più alta, scendendo via via fino a quelli con i valori più bassi. Questo permette di pianificare il turno, ma attenzione, in caso di parità di agilità si lancia un dado e chi vince sceglie quale dei due modelli agisce per primo. Un pizzico di imprevedibilità che non guasta mai. Il gioco è molto interessante perché, come piace a molti di noi, tutto è studiato per dare profondità tattica. Avremo bonus e malus per qualsiasi nostra azione, prendere la mira, mettersi in copertura, cercare di colpire meglio un nemico rischiando la propria sicurezza, saltare, correre, caricare, tutte azioni che rendono lo scontro significativo. Ovviamente a questo si aggiungono numerose regole speciali legate ai modelli e alle fazioni e diverse tipologie di armi. Ognuna dà vantaggi e svantaggi e ha caratteristiche uniche, come la penetrazione dell'armatura o l'uso di sagome per le aree d'effetto. Tutte cose che danno spessore tattico alla partita. Ok, un gioco skirmish post-apocalittico con meccaniche old school. Potreste pensare che sia un po' il solito cliché,
Ma allora, perché lo trovo così interessante? Non è tanto per l'ambientazione in sé, quanto per il suo atteggiamento. Punk Apocalyptic è davvero un gioco punk e lo è nelle fazioni selezionabili e anche negli scenari. È un'ambientazione a metà tra la disperazione di Mad Max e la follia caotica sopra le righe del videogioco Borderlands. Botte, esplosioni e caos, ma con un forte pizzico di follia e humor nero. Le fazioni disponibili includono mercenari, bande criminali, una stramba troupe circense, mercanti di rottami, figli del sangue nero, gli Idos, mutanti irradiati e persino la banda protagonista del fumetto di Punk Apocalyptic, completamente giocabile. Ovviamente in un'ambientazione così non possono mancare personaggi unici e assurdi come l'imperatrice rabbiosa, Clint Tiro Figo e Capitan America e tanti altri da scoprire. Ogni fazione e personaggio ha tratti unici e regole caratteristiche. E concludiamo con gli scenari giocabili, ce ne sono ben 20, tutti caratterizzati in modo eccezionale. Si passa dal classico recupero di fornimenti fino a missioni folli, come contendersi l'ultimo bagno chimico disponibile o ingaggiare una rissa da bar per riuscire ad avere il proprio drink in pace. Quindi non solo strategia seria, ma anche tante potenziali risate in un mondo sull'orlo del collasso. Questo porta sicuramente le partite a un livello più alto rispetto a giochi più convenzionali. Se poi a questi scenari aggiungete le regole opzionali, eventi climatici, pericoli ambientali e incontri con mostri casuali, beh, il divertimento e la rigiocabilità sono assicurate per tantissime ore. In conclusione, Punk Apocalyptic è un gioco che cerca di portare una ventata d'aria fresca nel mondo del wargame old school. Non lo fa necessariamente con regole iper innovative o mai viste prima, ma lo fa con un'ambientazione e un atteggiamento che vincono per originalità e soprattutto divertimento. Riesce a offrire profondità tattica senza prendersi troppo sul serio. E voi avete già sentito parlare di Punk Apocalyptic di via editori? Lo avete provato o vi è venuta voglia di farlo dopo questa recensione? Ovviamente fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordate inoltre di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati su Wargame in Italia, perché solo insieme possiamo far crescere questo fantastico hobby.